Amici di Moto.it, ciao a tutti, l'Africa Twin è già accesa, la GoPro è sul casco e adesso partiamo per raggiungere Enrico. Enrico arriverà anche lui con la sua Africa Twin un po' più recente di questa Youngtimer, ma non è un confronto tra l'Africa Twin oggi, ma è la prova di due Honda da fuoristrada molto attese. Ragazzi, abbiamo un appuntamento con Andrea alla Honda True Off-Road Academy di San Giorgio Piacentino. Adesso ci mettiamo il casco e andiamo. Eccolo Andrea che è arrivato. Eccolo qua Enrico. Anche lui con l'Africa Twin, la sua d'epoca. Ma mi ha detto di vestirmi turistico, lui è vestito invece un po' più da enduro. La moto anziana, ma va sempre molto molto bene. Ciao Harry. Ciao Andre. Ah, cosa fai col bauletto sull'Africa Twin? Ma dai! Tu mi hai detto di vestirmi turistico, di avere una moto turistica. Io porto la mia Africa Twin perché io la uso per i viaggi, mica da andare al bar. Hai ragione. E tu, scusa però, anche tu c'hai il supporto per il bauletto, la piastra bauletto. Il ragno è supporto, no, lo sai che io d'estate compro un po' di angurie, tipo una al giorno, e il bauletto è fondamentale, ti prendevo in giro. Ben venga il bauletto e soprattutto uno deve vivere la moto come gli pare. Proviamo due moto, una ha un'anima turistica, ma mica tanto turistica, rellistica, quindi vestito così sei perfetto per quella moto lì. Io invece sono un po' più enduristico oggi. Ho visto. Va bene, andiamo a provarle allora. Vai! Andiamo. Eccoci, siamo alla True Adventure Off-Road Academy della Honda. Entra che ti presento immediatamente Marcello Bulldozer. Chissà perché lo chiamano così. Ma non lo so perché lo chiamano Bulldozer. Permesso. Qua c'è un furgone grosso. Vediamo. Chi è? Poi... Dov'è? Ciao Andrea! Eccolo qua. I nuovi due gioielli. Ammazza che moto! Queste sono delle moto commentatissime su Moto.it perché è un modo di fare enduro che piace tantissimo. Le presentiamo Honda CRF Rally e Honda CRF 300L, quindi sono le nuove versioni 300, motore aggiornato, e adesso andiamo a presentarvele. Saremo ospiti appunto della Academy di Marcello Romano, un'Academy bellissima perché qui trovate le Africa Twin, eccole qua, guardate che sfilza di Africa Twin 1100 col cambio manuale, col cambio DCT e anche le Adventure là in fondo a perdita d'occhio. Poi Marcello sorride perché dietro di lui e dietro Enrico ci sono anche delle moto piccole per cominciare a fare fuoristrada, eppure anche delle XR, ma è di tutto qua. Esatto, abbiamo tutta la gamma completa, Adventure e anche Middle Adventure con le XR che si può fare qualcosa di più. Abbiamo scelto di venire qua da Marcello perché ci farà da guida oggi per scoprire la Rally votata al fuoristrada, anche al fuoristrada un po' difficile, l'abbiamo visto qualche anno fa con te, con il mitico Zepp, quella 250, adesso è arrivato questo upgrade 300 e ovviamente con la 300L, che è una moto da enduro, non racing, quindi non ha italiani a ore che fanno un po' spavento, paura, fanno paura all'appassionato perché dovete cambiare olio ogni 5, 10, 15 ore a seconda del modello. Qui no, qui andate a chilometri, sono motori molto affidabili, motori di albero della Honda, e queste sono le novità del 2021. E vi diciamo subito che non è soltanto un upgrade, un aggiornamento di motore. Il motore è aggiornato sì, diventa Euro 5, cresce di cilindrata fino a 286 cc, ma c'è una rivisitazione completa dei modelli, dal telaio alle sospensioni, sono moto tutte rifatte, e adesso andiamo a vederle bene nel dettaglio con Enrico che ci dirà anche i prezzi per capire se e quanto sono aumentate. Le moto a prima vista sembrano quasi uguali a quelle precedenti, ma sono cambiate in profondità, e partiamo ovviamente dal motore Euro 5. Poi c'è Marcello che calda anche sull'estetica perché sono dettagli per il fuoristradista molto importanti. Dai, volevi dirci del portatarga, come cambia il portatarga? Il portatarga è bellissimo Andrea perché quest'anno ha un'inclinazione più aperta e quindi non si incastra più nella ruota quando fai i pacchi che magari salti sopra qualche pietra, uno spettacolo. È la prima volta che partiamo in una prova dal portatarga, però sapete, lui si chiama Bulldozer e quando prendeva i salti evidentemente incastrava la ruota dietro. Io non ho mai incastrato la ruota dietro, però dipende da quanto pesi a secco. Adesso sono 127,5. Ci credo che la ruota potesse incastrarsi. Grazie, adesso sappiamo che queste moto vanno bene anche per i bulldozer come te, sopportano di tutto. Adesso torniamo alle novità, parlavo del motore Euro 5, è cambiato tutto.
nell'aspirazione e nello scarico, ovviamente nelle mappature dedicate a questo motore a iniezione elettronica, bialbero raffreddato a liquido, però venendo poi alla base meccanica abbiamo un alesaggio invariato e pari a 76 mm, mentre quello che cambia è la corsa, che passa da 55 a 63 mm. All'atto pratico cosa cambia? Che nonostante l'arrivo dell'Euro 5, caro Marcello, non perdiamo potenza, anzi saliamo da 24,8 cavalli a 9.000 giri, quindi era un regime bello sportivo, arriviamo a 27,3 cavalli, quindi qualche cavallino in più che male non fa, ma un regime inferiore di 8.500 giri. Altra novità molto importante riguarda la coppia massima, che sale in maniera anche più importante rispetto alla potenza, da 22 Nm a 26,6 Nm, e anche in questo caso ottenuta a un regime inferiore, però è 6.500 giri in questo caso. e queste modifiche al motore, quindi più coppia, più potenza, regimi più bassi, si sposano poi con delle modifiche molto importanti al cambio, perché abbiamo i primi 5 rapporti un po' più corti, anche più ravvicinati, e la sesta con un respiro maggiore. Quindi a dire questi numeri viene voglia di provarla subito, Marcello, però andiamo avanti ancora un po' con la parte di teoria, perché le novità sono davvero importanti su delle moto che sono strategiche anche per Honda, perché vi ricordiamo che la 250, sia la Rally che le L sono state presentate già in Giappone, sono già in vendita, però con la cilindrata 2,5 per questioni normative legate alle patenti giapponesi. Mentre queste moto Honda sono prodotte in Thailandia e là sono già disponibili col motore 300 che adesso è arrivato anche da noi. Tornando alla frizione, è stata aggiornata, c'è un minor carico sulla leva e poi la frizione è dotata del sistema antisaltellamento, perché comunque su asfalto bisogna andarci quando scali in marcia. Molto utile su asfalto. Ma volevo farti un focus su quanto è più replica Dakar questa e la Line Style 2021 dei modelli cross. Bellissimo. Sì, dici che si sono avvicinati ancora di più. Beh sì, in effetti hai ragione Marcello, perché l'estetica, la livrea, ma anche la forma del cupolino ricorda, è soltanto la moto che ha vinto l'ultima Dakar, è una cosina da niente. Mentre tu sei un fuoristradista enduro, a chi si ispira? Si ispira alla nuova CRF 450 RX 2021, spettacolare. Che ho provato dalle tue parti di recente. Esatto, mi ricordo, ma forse Sì. c'era un po' di neve. Forse. Parentesi, trovate la prova dell'RX 450 proprio su YouTube, sul canale di Moto.it, girata da Enrico, tra l'altro. Esatto, girata da te, che oggi invece sarai tester col tuo completo touring, e infatti l'abbiamo messo sulla versione in. Queste sono le modifiche che riguardano il motore, ma non è finita qua, perché è stata rivista completamente anche la ciclistica con telai sempre in acciaio con i forselloni in lega di alluminio, ma tutti rivisti anche a livello poi di ciclistica delle sospensioni con pesi inferiori. Capitolo ciclistica: se siamo venuti da Marcello all'Academy, il motivo è molto semplice: queste moto si prestano molto al fuoristrada. Lo vediamo subito con i cerchi, con la dimensione dei cerchi a raggi, ovviamente con camera d'aria, perché sono moto comunque da fuoristrada. Con che misura? Abbiamo le misure canoniche da fuoristrada, Marcello. Vai, vediamo se sei pronto con la risposta. Penso 18 dietro, 21 davanti. Risposta esatta: non guardare. Gomme tassellate o stradali, Enrico? Tassellate. È tutto il giorno che la guardi la moto, va bene? Esatto, anche da parte tua. Tra l'altro, spiegaci un po' che tipo di gomme abbiamo su. Abbiamo delle IRC Trails GP che misurano 80-100, ovviamente 21 all'anteriore, e al posteriore 120-80, 18, classico. Belle tassellate, però adatte anche all'uso stradale. Questo per quanto riguarda le gomme. Poi abbiamo un telaio in acciaio, come dicevamo, che è stato rivisto soprattutto nella rigidezza dei travi laterali, che è diminuita del 25%, e questo non va letto come un fattore negativo, anzi la moto in fuoristrada deve anche assecondare nella guida, essere, non dico morbida, però la ciclistica non deve essere troppo rigida, se no diventa stancante e anche molto nervosa, no? Quando si trovano le asperità, deve seguire la guida del pilota. Esatto, facilita la guida del pilota, soprattutto dell'amatore che vuole fare un po' di fuoristrada turistico. Sì, però non solo turistico, perché quella, ma anche questa abbiamo visto con 250 cosa sanno fare. Altri dettagli riguardano le sospensioni, che sono comunque, non avremo i 300 mm della Honda RX, però ragazzi siamo veramente vicini, con escursioni molto importanti, e sono anche aumentate, Enrico, sulla 300L rispetto all'anno scorso. Sì, infatti all'anteriore abbiamo guadagnato 10 mm, mentre al posteriore ben 20 mm, portandola a 260 mm di escursione sia all'anteriore che al posteriore. Però, e anche la Rally è aumentata in maniera appena inferiore,
10 mm davanti e 10 dietro. Le selle sono a un'altezza importante, abbiamo 885 mm, quindi diciamo 88 cm e qualcosa in più per te e 88 cm per la rally. Ovviamente sono selle alte ma belle rastremate, strette, perché sono moto comunque monocilindriche abbastanza contenute nelle dimensioni, e poi la sella alta in fuoristrada è fondamentale. Aiuta perché così il pilota fa meno fatica ad alzarsi e sedersi dalla moto, no? Eh sì, immaginate andare su una moto stradale seduti così, alzarsi diventerebbe un po' impegnativo, no? Infatti i piloti che fanno tanto fuoristrada addirittura alzano ancora le sedie rispetto a questi 88 cm per avere poi un sollevamento in piedi ancora più agevole. Però tornando alle ciclistiche abbiamo poi l'impianto frenante, ovviamente in caso Honda non si scappa da Nissin. Che tipo di ABS abbiamo, caro istruttore Honda? Allora, qui Andrea abbiamo un ABS che interviene sia sulla ruota anteriore che sulla posteriore, ma sulla posteriore è possibile escluderlo. Quindi sull'anteriore rimane, e io dico sempre tenete l'ABS perché in fuoristrada serve, ok? Sì, sì, anche perché bloccare l'anteriore in fuoristrada magari sul solito ghiaietto un po' bastardello vuol dire andare giù come sul ghiaccio, quindi lo lasciamo sempre. Ma ormai questa è una cosa che vedo che i nostri appassionati hanno capito, che l'ABS, come viene chiamato ABS off-road, che sarebbe solo davanti, è perfetto. Venendo sempre alle nostre moto nuove, Honda ha fatto un bel lavoro perché c'è più potenza, Euro 5, sospensioni a maggiore espulsione. Fondamentale il peso, caro Enrico, con tutto questo ben di Dio sarà aumentato. No, e invece è diminuito di ben 4 kg. Siamo a 142 kg contro 153, che sono pesi in fuoristrada con moto comunque che hanno sospensioni importanti, telai che devono sopportare, no? Poi sono moto omologate, non l'abbiamo detto prima, anche per il passeggero, quindi lontano dall'universo racing. Qui vedete tagliandi a chilometri, motori robusti, e poi un peso adatto a fare anche il turismo, quindi sono pesi del tutto accettabili. Scusa Andrea, rimanendo in tema di dimagrimento, anch'io sono dimagrito 5 kg questa settimana, non so se si vede. Infatti è diventato un bulldozerino, purtroppo. E già che ci sei, che sei in zona pedana, dov'è che metti i piedi il passeggero? Perché sono belle nascoste. Esatto, hanno fatto un lavoro molto bello perché hanno fatto questa pedana che va direttamente a infucrarsi sul telaio che tiene la sella posteriore, e addirittura hanno aggiunto quest'anno anche questo parascarpe per il passeggero, di modo che così insomma sa bene dove tenere i piedi ben fermi. Quindi direi un upgrade notevole. Certo, poi a vedere già, poi lo proveremo con Enrico, lo diciamo subito, non è un'Africa Twin, quindi le pedane sono un po' alte, non è proprio la moto che nasce per viaggiare in due, però per essere una moto da Enduro 300 già potete portare il passeggero, e per spostamenti non troppo lunghi o viaggi non troppo impegnativi direi che la moto vada bene. A livello estetico non troviamo differenze macroscopiche, però ve le diciamo. Abbiamo sempre i fari a LED sulla rally, frecce sempre a LED con supporti elastici più morbidi, fari invece tradizionali con la classica lampadina alogena. Si dice alogena? Alogena, ormai si parla solo di LED, esatto. Però cambia un po' l'ergonomia sulle moto, perché abbiamo delle pedane più basse e più arretrate, quindi più adatte alla guida di noi alti europei. Hanno fatto un bel lavoro in Honda, e anche il manubrio è leggermente più vicino al pilota. Cosa importantissima, il separatore della moto davanti a Enrico, com'è cambiato Enrico? Non mi ricordo. È uguale, 7,8 litri. Era una domanda tra bocchette. Questo non è cambiato, ma quello lì è cambiato. Quindi sempre 7,8 litri da te, Enrico. Invece questo È 12,8 litri e quindi guadagna ben 2 litri. 0,7. Oggi mi odierai, Marcello. È perché sono le virgole che mi fregano. Sì. Ma sto facendo apposta a torturare un po' Enrico, il nostro giovane tester, deve soffrire oggi, non si scherza. Ovviamente. Siamo a 12,8 litri, che con un consumo medio reale di quanto? Poi ti dico quello dichiarato dalla Honda. Tu che la usi tanto stavolta? Io ho visto che più o meno siamo sui 27-28 al chilometro. Honda dichiara 32, però 27-28, magari 32 se tu... Io sono pesante, lo sai che sto dimagrendo per quello. Infatti, ma poi dare un po' meno gas, magari ti avvicini anche ai 30 km. Sicuramente. Comunque c'è un'autonomia da Ventus Sport, da Honda Africa Twin 100 con questi consumi. Direi che abbiamo detto praticamente tutto. I supporti della sella sulla rally sono montati su dei gommini per rendere il comfort ancora maggiore. Adesso però ragazzi bisogna andare a provarle. Marcello ci ha fatto il pieno e qua con i motori caldi. Enrico, i prezzi? 5.590 per questa, mentre per la versione rally siamo a 6.810 euro. Bravissimo, basta domande tra bocchetto al povero Enrico e si va. Pronto? Ok, ready.
ragazzi, bene, queste strade è tutte per voi, tutte tornanti, per provare bene le vostre moto. Accendete le GoPro e go! Abbassiamo la visiera e siamo in sella alla 300L CRF Dual Sport. Guardate Andrea, sembra stia bene sulla CRF Rally. Lui che è molto alto e invece non sembra neanche tanto grosso su questa moto 300. Ma veniamo alla L, quella che sto guidando io, impostazione super classica da Dual Sport, ovvero manubrio largo, bella seduta dritta, sella comoda e pedane non troppo arretrate. Per quanto riguarda invece il motore, questo 300 è davvero dolce, lo aiuta molto anche la rapportatura. Le prime 5 marce sono state accorciate rispetto alla versione 250 e infatti guardate, in terza in salita la moto riprende davvero bene. Questo è anche merito della bella coppia ottenuta con l'aumento di cilindrata. Altra cosa molto utile del motore, è un bel optional, è la frizione antisaltellamento. Le sospensioni sono morbide, copiano tutte le asperità molto bene su strada e non c'è nessun problema. Anche il telaio, che è stato ammorbidito, su strada va veramente bene, come vanno bene anche i freni, che ovviamente sono da dual, quindi disco singolo con 2 pistoncini all'anteriore, che non ha un grandissimo mordente, ma è molto corretta come scelta questa di Honda, perché in fuoristrada avere tanto mordente non è un vantaggio. La strumentazione è molto bella, è rinnovata per il 2021 e ha un sacco di informazioni, c'è tutto davvero quello che serve, non è semplicistica come le moto da enduro racing. Però devo dire che nella versione L, in questa, il tubo del freno anteriore e il cavo del contachilometri interferiscono un pochino nella visione. Per il resto è davvero completa e c'è tutto quello che serve, anche il livello della benzina. Una moto davvero godibile sulle strade tutte rotte del giorno d'oggi. Ragazzi, partiti, sono con la nuova 300 Rally, tutta nuova nel telaio ma soprattutto nel motore, rapportato anche diversamente. Guardate subito come va. Allora, l'ergonomia non è stravolta rispetto a prima, si sente il serbatoio un po' più ingombrante nella parte alta, però resta una moto molto compatta, molto leggera. I 4 kg sinceramente di differenza non li sento, perché era leggera prima e lo resta anche adesso. Guardate il motore, che bella coppia sotto, sono in quarta, 50 all'ora, 3000 giri, lascio la quarta nel tornante, non soffre, sale ovviamente lento, ma vediamo con una bella terza. Sicuramente non è stravolto rispetto al 250, però devo dirvi che va bene, addirittura il tornante in seconda, non metto neanche la prima, risponde benissimo. Siamo su una salitona, vediamo un allungo, 8500 giri, abbiamo 27 cavalli e rotti. La moto sicuramente ha acquistato una risposta più pronta ai medi regimi, soprattutto perché il cambio anche è più ravvicinato nei rapporti bassi. Guardate che bel cagnone, andiamo piano, non spaventiamolo. C'è da dire che con l'Euro 5 è difficile spaventarlo perché è molto garbata di risposta. Vi dico già che la velocità massima in sesta è di oltre 140 km all'ora, però è una sesta di riposo, si raggiunge praticamente anche in quinta. La sesta fa riposare il motore, permette di tenere i 130 indicati senza sforzo. La protezione dall'aria è valida perché ovviamente le velocità non sono importanti, ma il parabrezza ripara davvero bene, soprattutto il casco. Bella la nuova strumentazione LCD, guardate com'è leggibile. Non sarà TFT, però c'è tutto quello che serve, si legge molto bene. C'è anche il consumo medio, consumo che è davvero basso.
i 25 con 1 litro sono sempre alla portata di ogni pilota. Adesso ancora in salita, vedete come posso mettere anche la quinta, è un motore che gira molto bene ai medi regimi, potenza massima 8500. Adesso vi faccio sentire un po' il rumore. Le sospensioni sono morbide, in particolare l'ammortizzatore lo frenerei un po' nel ritorno idraulico, mentre la forcella non è regolabile, però guardate, anche se freno forte si accuccia in maniera molto composta, quindi non andrei a toccare la taratura della forcella, mi piace anche così di serie. Frizione più morbida rispetto a prima, già prima era morbidissima, adesso è veramente un burro, guardate col dito, veramente si aziona senza problemi. Comoda a livello di pedane, serbatoio appena largo tra le gambe, ma il serbatoio è aumentato nella sua capienza, tra l'altro la larghezza è dovuta anche alle plastiche della carenatura che lo proteggono in caso di caduta, quindi è uno scotto da pagare per avere un'ottima protezione in caso di scivolata. Ancora frenata con l'ABS, che vi ricordo non si può disinserire davanti, solo dietro per il fuoristrada, e via ancora con la 300 Rally. Quindi l'Euro 5 è migliorato rispetto al precedente 250, sicuramente sia a livello di risposta ai medi regimi e di rapportatura del cambio più corta nelle prime 5 marce. Poi il carattere nell'insieme non è stravolto, però è una moto che nell'ambito delle dual sport, delle piccole moto di 300 cc va davvero bene. Finalmente comincia lo sterrato, passiamo in piedi, si guida bene anche in piedi, però aspetto Enrico per sapere cosa ne pensa della sua L da enduro. Vediamo se arriva Enrico. Ciao Henry, abituato alle max enduro, com'è la L? La moto è estremamente semplice da guidare, la bella coppia in basso aiuta tanto, perciò la rapportatura è stata fatta davvero bene da Honda ed è la cosa che mi è piaciuta di più in questa strada, per esempio in salita che abbiamo fatto. Rampava in certi punti la strada, hai visto? Sì, anche se io onestamente in certe curve avevo anche sbagliato la marcia, ma lei usciva davvero bene e quindi questa coppia sotto dà davvero una bella sensazione di guida e poi non è impegnativa. Poi adesso mi abbasso a farla vedere un po'. Abbiamo visto motore 300, però un 300 che permette un uso anche non tirato, non esasperato, no? delle marce. Io ho fatto dei tornanti anche in terza e quarta marcia con la Rally e sì, è migliorata rispetto a prima. Tu purtroppo la 250 non l'avevi provata, io sì, ti devo dire che hai azzeccato già le modifiche principali, nel senso che ti sei accorto di questo cambio che era portato molto bene, molto vicino. La sesta è un po' distanziata, anche quasi troppo, ma va bene così, è una sesta di riposo nei viaggi. E bilanciamento poi su asfalto mi è piaciuto, la moto veramente 150 kg, quella che ho usato io adesso, la Rally, ma sembrano anche meno, è veramente facilissima. Poi adesso che siamo al sole finalmente, prima eravamo in una bellissima struttura però al chiuso, guardate anche i colori della Rally con la nuova colorazione HRC che si rifà alle moto della Dakar, ha un bel impatto, anche di una bella presenza, è una moto di cilindrata contenuta, ma guardate che scena che fa, mentre la CRF ricorda proprio nelle grafiche la nuovissima CRF 450 del 2021. Sai cosa facciamo? Su questo sterrato, prima di fare l'enduro vero, ti faccio provare subito la Rally. Va bene. Togliamo l'ABS al posteriore e andiamo. Vabbè, se mi devi fregare le battute, bravo sull'ABS, tanto davanti ce l'abbiamo sempre, ok? Esatto. Via! Seconda, terza, guarda com'è leggera, strettissima tra le gambe, d'altra parte ha meno serbatoio rispetto alla Rally. Caspita, il 300 impenna anche in piedi con la terza marcia, fantastica. Adesso andiamo a destra dove ha detto Marcellone, aspettiamo ai bivi in enduro, ci si aspetta sempre. Sì ragazzi, sulla L ancora di più si sente il brio in più rispetto alla 250. Ha un bel motore davvero, posizione di guida è molto raccolta, si avverte il manubrio più vicino al pilota. Io avanzerei leggermente per la marcia in fuoristrada. Questo è uno sterrato veloce, quindi era perfetto per Enrico per fargli provare la Rally che nasce per queste strade aperte. Guardate come si chiude la curva di gas e passiamo al comparto sospensioni. Sono molto morbide, ovviamente non è una moto racing, però hanno anche un bel controllo. Vedete l'atterraggio dal dosso, sono entrato nella pozza, queste gomme si difendono alla grande, salita, salto,
frenata anteriore con l'ABS non mi dà problemi. C'è un bivio e allora aspetto Enrico e sento cosa mi dice della rally. Davvero una moto tutto fare questa CRF su questa strada bianca, si guida su un binario, ragazzi. Su fuoristrada è un filino penalizzata forse per il serbatoio largo, perché le gambe rimangono un filino aperte, mentre nella versione L stavano più chiuse. Però va davvero bene, ragazzi. È davvero bello uscire dall'asfalto e avere una moto che è capace di affrontare un pezzo di sterrato senza problemi. Eccolo qua, addirittura in impennata. Come vigili urbani, lei non si accosta molto però sulla destra, eh. Enrico, parto io? Serati veloci, poi andiamo sull'enduro sempre con Harry oggi. Allora, la 300L mi ha stupito perché è una moto più leggera ovviamente della rally e la corposità del motore ai medi, vieni pure Marcello, guarda che educato che ci aspetta là, la corposità ai medi si sente tanto, sospensioni molto morbide, ma ricordiamo che è una dual, non è regolabile alla forcella, però a me per questo tipo di enduro va più che bene. Davvero bello. Come hai trovato la rally, tu che sei un turista dell'enduro per oggi? È davvero agile in fuoristrada, si sente un filino la larghezza del serbatoio, però si è davvero comportata bene. È davvero bello poter uscire dall'asfalto e buttarsi in una strada bianca, in un pezzo di enduro, senza avere il timore di avere il peso di una moto. Bravo. Che scivola, mentre questa è molto stabile e molto precisa. Poi sai la cosa che fa effetto? Adesso è arrivato Marcello Bulldozer, quindi anche il pilota di peso, però non è una motina, un 300 piccolino che sfigura rispetto a una Maxi Enduro, la vedi qua e fa la sua porca figura. È una motona importante da vedersi, però veramente efficace in fuoristrada, facilissima. Il peso, abbiamo detto prima, quanto pesa? 138 la L. No, Enrico, oggi ragazzi portate pazienza per Enrico, guai a te se tagli queste parti nel video. 142 e 153, però sembra addirittura più leggera. La L poi in particolare Marcello sembra di guidare un RX, anzi è talmente facile di motore che sembra più leggera dell'RX, perché con la potenza richiede anche un impegno fisico, no? Questa è talmente facile di cavalli. Io vi ho visto partire tutti e due, belli argini, sono contento. Bello giro, sono molto contento, abbiamo fatto un bel pezzo di strada, anche di percorsi enduristici facili, strade bianche che sono il pane per questa moto qua, però adesso ci vorrebbe un po' di enduro un po' più cattivo, dove metterle alla prova. E lui? Lo conosci? Tu chi sei? Ciao, Ciao, io sono Andrea. te sei di moto.it. Sì, lavoro lì da un po', sto invecchiando lì. Ciao, io sono Andrea. Guido. Guido. Cosa fai in giro con la moto da enduro? Adesso vado un po' a allenarmi, con una giornata così, cosa fai? Stai a studiare? No. Oh, senti Marcello, bello girare con te per carità, però voglio vedere dove mi porta lui con la moto racing. Ma venite con quelle moto lì? Oh, quelle moto lì, piano a dire quelle moto lì, che tu pensi di aver vita facile con la moto racing, che con la manutenzione a ore, con le gomme con le mousse. Adesso metto le gomme stradali, mi porto anche Enrico che fa enduro da 2 settimane e proviamo ad andare dietro di lui. Enrico. Andiamo. Enrico, abbiamo trovato la guida per fare un pezzo di enduro estremo, però Sì, andiamo però- con Guido? Andiamo, qua inizia il pezzo bello, fantastico, Però scusa, a me mi hai fatto vestire da turismo, tu ti sei vestito da enduro, hai trovato un endurista, adesso vai a divertirti tu. Ma infatti bisogna dire che l'anima di queste CRF 300 è un'anima dual, votata al 50% anche la strada. Adesso abbiamo incrociato davvero ragazzi a casa, abbiamo beccato Guido, sei testimone, ti abbiamo beccato fuori casa? Ah, guardavo dalla finestra io, davvero. L'abbiamo beccato, anzi ci ha beccato lui e quindi facciamo un pezzo di enduro vero, ma giusto per vedere fin dove si può arrivare con la L e poi vediamo se il percorso di Guido non è esagerato, ti frego anche la rally. Va bene, fregami Dai. anche la rally. Non esagerare Guido, eh? No, vediamo. Eccoci, siamo partiti, percorso enduristico dietro a questa guida locale. Salto, ho delle gomme di compromesso con le camere d'aria, salto anche qua. E Guido c'è, è sempre qua con noi, ho delle sospensioni morbide e un assetto molto raccolto, però la moto va
Ci siamo! Ah, pensavi di non trovarci le tue calcagna, ma siamo sempre qua. Motore dolcissimo e non manca la potenza, perché lo gestiamo bene. Ovviamente ho tolto l'ABS dietro, siamo ancora dietro a Guido, ma adesso vi parlo proprio della CRF 300, è molto morbida di assetto. Ecco, vorrei delle sospensioni un po' più rigide su questi tratti, però di contro è molto facile e sincera. Bell'assaggio, siamo arrivati in cima a questo strappo enduristico. Guardatela, si gira anche in un fazzoletto, eccoci. Adesso Guido lo lasciamo qua. Ciao Guido, noi andiamo. Vedete, senza ovviamente elettrico, tribuli un pochino. Noi invece ce l'abbiamo discesa, vediamo com'è l'assetto. Ecco, rimbalza un po' sui dossi perché lei è morbida, deve darci anche il comfort. Però ragazzi, è sorprendente. Vorrei soltanto delle sospensioni un po' più adatte al mio peso, però guardate anche come si comporta bene. L'ABS dietro è libero, molto sicura, adatta anche ai piloti meno alti, perché la sella 88 cm è una sella facile. La L mi ha stupito, morbida di sospensioni che sono di compromesso, ed ecco il nostro Guido che ci raggiunge. Ah, tu di assetto ovviamente è una moto racing, in genere vale per tutte le marche, è molto più controllata. Lei è più sfrenata perché deve darci il comfort su strada, ma mi ha stupito a seguirti questa qua, Sì, non mi aspettavo, eri lì, Ti sei... Mi giravo da ogni tanto, ho detto deve essere fermato, Dove sei fermato e non sei fermata. Anch'io ero stupito perché per essere una moto che nasce di compromesso è andata veramente bene, ci si può divertire. Parti da casa e vai. Adesso, grazie Guido, io continuo il lavoro per Moto.it e vado a fare i passaggi. Grazie, buon divertimento. Ragazzi, eccoci dopo la versione L da enduro, proviamo la rally, quindi molto più carenata, serbatoio più ingombrante, però stesso telaio e motore della enduro. Ecco, vi dico subito che per chi è alto il manubrio sembra più comodo. Tra l'altro va detto anche che il serbatoio che nella guida stradale si sente tra le gambe, nella guida in fuoristrada dà molto meno fastidio. Certo, c'è meno agilità rispetto alla L, però è veramente una moto facile. Guardate, single track, mi metto anche seduto sui dossi. Mi sembra che ci sia un migliore sostegno delle sospensioni perché c'è più peso rispetto alla L, quindi guardate, anche sui salti si guida veramente bene, è molto facile. La sorpresa sapete qual è? Che è una moto che vi permette di fare i percorsi dedicati alle max enduro, a spostarvi su strada a medie interessanti, anche fino a 130 in autostrada il motore non soffre con questa nuova sesta, e poi alle varie cavalcate o eventi adventuring vi regala una moto facile a livello di peso e di gestione in fuoristrada. L'ABS è appena invasivo sul terreno più secco o sul viscido, bisogna usare la leva senza esagerare per evitare che ci sblocchi la ruota davanti, ma è importante che ci sia. Meglio l'ABS un pelo invasivo che perdere l'avantreno. Adesso siamo su un tratto più enduristico, più sconnesso, con Harry in agguato che ci riprende, e vedete che la moto comunque si guida molto bene in piedi, è strettissima tra i piedi, tra le gambe, tra le ginocchia, frizione morbidissima e cambio molto ravvicinato nelle prime marce. Quindi non nasce per fare l'enduro vero e difficile, però se vi capita non abbiate paura perché si va. Eccoci ragazzi, sto inquadrando il buon Enrico che inquadra me. Abbiamo praticamente finito questo tour de force con le 300L che andavano provate, Harry, in tutte le salse. Con te molto touring, purtroppo sei a sfavore di luce, facciamoti vedere quanto sei bello. Molto touring, hai guidato anche la L molto enduro. Ricordiamo che Marcello ci ha fatto la guida in tutti i percorsi. Ovviamente Harry ci avrebbe potuto portare con la sua mitica Africa Twin anche sulle mulattiere, perché lui va dappertutto, lo sapete bene, lo conoscete. Però in questo giro abbiamo voluto far vedere anche agli amici, trovando casualmente Guido, grazie ancora Guido, come una 300L se la può cavare anche fuori dal contesto, perché lo ricordiamo, sono dual sport, non nascono per fare l'enduro vero, quello cattivo, però se capita ci va Marcello, però Marcello ragazzi è un istruttore, quindi ovvio che ci vada, però ci potete andare anche voi, quando vi capita la cavalcata o l'evento adventuring, come adesso vanno tanto di moda. Questa moto, sia la Rally che la L, sono molto furbe perché vi fanno risparmiare un bel 50, forse anche Marcello 70 kg dalle max enduro, quindi se avete la gamba corta, se vi imbarazzano quei pesi, possono andare molto bene.
A livello di guida, di caratteristiche, vi posso dire che l'upgrade sia sulla Rally che sulla L si sente tanto, perché questo motore non è stravolto rispetto a prima. No Marcello, tu mi chiedevi che non ha ancora provato il povero Marcello, come andava? In anteprima ce le hai avute tu. Le ho avute io, grazie Costantino che ce le hai date a moto.it, è vero. Il motore è migliorato tanto, c'è più schiena e poi si sente parecchio la rapportatura del cambio con questo stacco un po' importante tra quinta e sesta, però ben venga, perché vuol dire avere una sesta di riposo per fare anche l'autostrada, fare i trasferimenti sulle statali. Noi Enrico siamo andati tranquillamente a 120-130 all'ora in sesta. È una buonissima rapportatura. Poi altre caratteristiche interessanti della Cararelli è l'aumento dell'autonomia. Abbiamo 2 litri circa in più, quindi vuol dire avere secondo onda 400 km di autonomia. Non saranno 400, però 350 si fanno tutti, perché è un motore che anche oggi ha consumato tranquillamente i 25 con 1 litro, indicati dal computerino di bordo, che è migliorato molto la leggibilità, è molto completo e ben fatto. Purtroppo a livello di blocchetti sono rimasti uguali e manca sempre il passing, che sarebbe l'abbagliante, il lampeggio. E ricordiamo che i prezzi sono, caro Enrico, l'uomo dei prezzi, 5.590 euro per quanto riguarda la L e 6.810 euro per la Rally. finiture per il prezzo che hanno, che ha ricordato Enrico, sono fatte bene, c'è tanta qualità. Vi dicevo che il serbatoio è appena largo tra le gambe, però queste plastiche lo proteggono. Il serbatoio è in lamiera, vi ricordiamo, non è in plastica, prova sound, però c'è la plastica protettiva. Sella comoda, anche l'impostazione di guida è comoda. Tra l'altro, da impatto in fuoristrada mi sembra che la Rally sia più sostenuta di sospensioni, probabilmente per il peso, per il maggiore carico di benzina, mentre un po' più morbida la L. Quindi aiuterà chi non è esperto di enduro, però vi ricordiamo che non sono enduro racing, quindi è un compromesso, tendenti un po' al morbido sulla L, mentre sulla Rally mi sono trovato parecchio bene. C'è da dire che sono forse un po' fuori peso per questo tipo di moto, Marcello, io e te siamo più da max enduro, però se vi avvicinate ai viaggi in fuoristrada sono moto molto facili. Quindi ottima guida, consumi bassi, tanta facilità di guida anche in fuoristrada, sospensioni morbide ma che incassano un po' di tutto, l'avete visto nel tratto di enduro. Questi sono i pregi principali sia della Rally, che ha un'autonomia incredibile, che della L, che rinuncia a un po' di autonomia, un po' di capienza del serbatoio, però ti regala un assetto di guida molto comodo. Passiamo ai difetti. Partiamo dalla L. È una moto che per avvicinarsi all'enduro e soprattutto fare enduro partendo da casa, senza carrelli, senza furgoni, spendendo anche poco, e perché no, anche usarla in città per andare all'università, per andare al lavoro, è una gran moto. Ecco, se vi fate prendere un po' la mano in fuoristrada e pesate sopra i 75 kg, come io e Marcello, e sospensioni sono un po' sfrenate, vi consiglio sicuramente di indurire il precarico del mono, però mi sto riferendo a una guida un po' eccessiva per il tipo di moto. Questa è una moto che deve andare bene anche su strada e lo fa molto bene, con tanta affidabilità, un comfort di guida per il pilota notevole e consumi bassissimi. Venendo alla Rally, che tanto vi piace su moto.it e piace anche a me, la Rally è una moto che funziona bene per questo ambito dual, ha tantissima autonomia. Proprio nell'ambito dual, dov'è il suo difetto più evidente? Ve lo dico subito, riguarda il passeggero. Il passeggero con le pedane così alte e avanzate è un po' appollaiato. Per brevi gite, brevi tragitti o l'uso cittadino fa benissimo, anzi sono poche le moto 300 votate al fuoristrada che possono portare il passeggero. Se volete fare qualche viaggio, il passeggero sappiate che è un po' sacrificato. Poi se non è di altezza elevata va bene, se è come Harry può stare bene, se è come me o Marcello soffre un pochino. Con le sospensioni mi sono trovato bene con la Rally nonostante il mio peso. Tra l'altro vi dico un'altra cosa, il cavo qua del freno sulla Rally non dà fastidio nella guida, mentre l'avete un po' davanti alla strumentazione nel caso della L. Io l'ho trovato un po' invasivo, mentre tu Enrico ci hai fatto l'occhio. Enrico, adesso voglio sapere le tue opinioni, partiamo, tu che sei così touring, vai vicino alla Rally e raccontami che impressione ti ha fatto. Per me non è stata una scoperta perché conoscevo già la 250, è stato ritrovarla migliorata dopo qualche anno. Sicuramente è una moto semplice e devo dire che mi è piaciuto molto il fatto, la protezione aerodinamica è molto buona. Ricordiamo che è un 300, quindi non è una grossa moto, però ha una buonissima protezione aerodinamica, e poi mi è piaciuto tanto il motore che ha in comune con la 300L. Eh sì, purtroppo non ti ho fatto provare la 250, ma qui sì, la sostanza ai medi ha fatto un bel salto. Sì. Sostanza che poi si sposa, come dicevamo tutte e due, col cambio. Sì. La L. La L, della L mi è piaciuto tantissimo l'agilità in fuoristrada. È vero che le sospensioni sono un filino morbide, quindi agendo sul però carico... aggiungo una cosa, io insomma ho un po' più di esperienza di te nell'enduro, quindi forse la poverina l'ho costretta a andature poco consone per essere una dual. Tu che ti avvicini all'enduro, come ti ha messo a tuo agio, come l'hai trovato? Mi ha messo molto a mio agio, è molto facile ed ha dalla sua il poco peso, e quindi
la semplicità e il fatto di poterla portare ad un buonissimo livello. Ragazzi, grazie per aver visto il video fino a qua, per la pazienza che avete mostrato, però sono convinto che queste moto vi interessavano tanto. Commentatele qua sotto, fateci tutte le domande. Alle domande più touring risponderà Enrico, a quelle più enduristiche risponderò io, a quelle sulla vita, sull'esistenza, sulla filosofia risponderà il caro Marcello. Grazie ancora e mi raccomando, in fuoristrada, che facciate turismo o fuoristrada un po' più cattivello, le protezioni, il paraschena e Casco sempre allacciato. la prudenza, sempre! Ciao a tutti!